Benvenute nel canale YouTube Si può fare DIY. Oggi vi presento un punto a maglia con il rilievo morbido ed elastico e le sue cellette a forma di limoni o gocce si formano con una tecnica di aumento. Questo dona alla maglia morbidezza ed elasticità, permettendole di respirare. È adatto per realizzare capi come scaldacollo, copertine o cardigan, offrendo una combinazione di morbidezza e una buona resistenza durante l'uso. La trama del punto, simile ad una clessidra, si sviluppa e si ripete ogni 4 maglie lungo il ferro e 12 ferri in altezza. Di conseguenza, il punto si lavora su un numero di maglie multiplo di 4. Passiamo alla lavorazione. Per questo campione ho avviato 30 maglie, di cui 2 maglie di vivagno e 28 per il punto. Dopo aver rifinito il bordo con 2 ferri a diritto, mi trovo sul lato diritto del lavoro, comincio il primo ferro del punto. Trasferisco la prima maglia di vivagno, dopodiché lavoro ogni 4 maglie sul ferro in questo modo. Una maglia a rovescio, 2 maglie a diritto e una maglia a rovescio. Passo alle successive 4 maglie e ripeto: una a rovescio, 2 a diritto e una a rovescio. E così per tutto il ferro. La lavorazione è facile perché in pratica si alternano 2 maglie diritte e 2 rovesce. Dopo le ultime 4 maglie lavoro a diritto l'ultima maglia di vivagno. Saper distinguere le maglie diritte e rovesce rende la lavorazione di questo punto più facile. Volto il lavoro, passo sul lato rovescio e comincio il secondo ferro del punto. Trasferisco la prima maglia di vivagno, dopodiché lavoro ogni 4 maglie sul ferro come segue. La prima maglia che si presenta a diritto la lavoro a diritto, le successive 2 che si presentano a rovescio le lavoro a rovescio e l'ultima che si presenta a diritto la lavoro a diritto. Passo alle successive 4 maglie e ripeto: una a diritto, 2 a rovescio e una a diritto. E così per tutto il ferro. Molto intuitivo e facile. Dopo le ultime 4 maglie lavoro a diritto l'ultima maglia di vivagno. È arrivato il momento di aumentare. Volto il lavoro e comincio il terzo ferro del punto. Dopo aver trasferito la maglia di vivagno lavoro ogni 4 maglie in questo modo. La prima rovescia la lavoro a rovescio. Poi aumento. Prima lavoro la maglia a diritto nel foro sottostante e senza scioglierla la lavoro ancora a diritto normale. Lavoro 2 volte anche la successiva maglia, ma in ordine inverso. Prima a diritto normale e poi ancora a diritto, ma nel foro sottostante. E per finire lavoro una maglia a rovescio. Da 4 maglie iniziali sono diventate 6. Passo alle successive 4 maglie e ripeto: una maglia a rovescio, una maglia prima a diritto allungato, poi a diritto normale. Poi inverto, una maglia a diritto normale e poi a diritto allungato e una maglia a rovescio. E ripeto per tutto il ferro.
Dopo aver completato le ultime 4 maglie, lavoro a diritto l'ultima maglia di vivagno. Questo è il risultato. Il numero di maglie è aumentato. Osserviamo, ogni 2 maglie dell'aumento sono collegate a coppietta. Il quarto ferro è un ferro abbondante. Andiamo a lavorarle tutte. Dopo aver trasferito la maglia di vivagno, lavoro ogni 6 maglie come segue. La prima maglia la lavoro a diritto e le successive 4, unite a coppiette, le lavoro tutte a rovescio. E per finire lavoro una maglia a diritto. Passo alle successive 6 maglie e ripeto una maglia a diritto, 4 a rovescio, e una a diritto. E così per tutto il ferro. Dopo aver completato le ultime 6 maglie, lavoro a diritto l'ultima maglia di vivagno. Finito questo ferro abbondante, è arrivato il momento di ripristinare il numero di maglie, diminuendo. Volto il lavoro, comincio il quinto ferro del punto. Dopo aver trasferito la maglia di vivagno, lavoro ogni 6 maglie come segue. Diminuisco. Lavoro le prime 2 maglie insieme a diritto verso destra. Per questo le afferro entrambe e le lavoro insieme a diritto come se fossero una maglia soltanto. Le successive 2 maglie le lavoro a rovescio. E per finire diminuisco. Lavoro 2 maglie insieme a diritto verso sinistra. Per questo trasferisco a diritto la prima maglia, lavoro a diritto la seconda e poi accavallo la maglia trasferita sopra questa appena lavorata. Le 6 maglie sono diventate nuovamente 4. Passo alle successive 6 maglie e ripeto 2 maglie insieme a diritto verso destra, 2 maglie a rovescio, 2 maglie insieme a diritto verso sinistra. E così per tutto il ferro. Alla fine del ferro, dopo aver completato le ultime 6 maglie, lavoro a diritto l'ultima maglia di vivagno. Ecco il risultato. Il numero di maglie si è ripristinato a quello di partenza. Volto il lavoro e per i prossimi 3 ferri la lavorazione sarà molto facile. Vediamo, comincio il sesto ferro del punto. Trasferisco la prima maglia di vivagno, dopodiché lavoro ogni 4 maglie sul ferro in questo modo. La prima maglia che si presenta a rovescio la lavoro a rovescio, le successive 2 che si presentano a diritto le lavoro a diritto e l'ultima che si presenta a rovescio la lavoro a rovescio. Passo alle successive 4 maglie e ripeto una a rovescio, 2 a diritto e una a rovescio. Praticamente si tratta di lavorare le maglie come si presentano.
Dopo aver completato le ultime 4 maglie, lavoro a diritto l'ultima maglia di vivagno. Volto il lavoro, passo sul lato diritto e comincio il 7° ferro del punto. Trasferisco la maglia di vivagno, dopodiché lavoro ogni 4 maglie sul ferro in questo modo. La prima diritta la lavoro a diritto, le successive 2 rovesce le lavoro a rovescio e l'ultima diritta la lavoro a diritto. Passo alle successive 4 maglie e ripeto: una a diritto, 2 a rovescio e una a diritto, e così per tutto il ferro. Molto intuitivo e facile anche questo. Alla fine del ferro, dopo le ultime 4 maglie, lavoro a diritto l'ultima maglia di vivagno. Ora passo sul lato rovescio e comincio l'8° ferro del punto. Trasferisco la maglia di vivagno, dopodiché lavoro ogni 4 maglie sul ferro in questo modo: una a rovescio, 2 a diritto e una a rovescio. Passo alle successive 4 maglie e ripeto: una a rovescio, 2 a diritto e una a rovescio, e così per tutto il ferro. Alla fine del ferro, dopo le ultime 4 maglie, lavoro a diritto l'ultima maglia di vivagno. Per i prossimi 4 ferri andremo a ristringere le attuali cellette, dando vita a quelle successive, aumentando e diminuendo come in precedenza. Vediamo. Comincio il 9° ferro del punto. Trasferisco la prima maglia di vivagno, dopodiché lavoro ogni 4 maglie sul ferro in questo modo. Comincio da subito con l'aumento. Lavoro una maglia 2 volte, prima a diritto normale e poi ancora a diritto, ma nel foro sottostante. Poi lavoro 2 maglie a rovescio e per finire faccio un altro aumento. Lavoro la maglia a diritto nel foro sottostante, poi la lavoro nuovamente a diritto normale. Questa è la sequenza da ripetere per tutto il ferro. Passo alle successive 4 maglie e ripeto: una maglia a diritto normale e poi a diritto allungato, 2 maglie a rovescio e una maglia prima a diritto allungato, poi a diritto normale, e così per tutto il ferro. Alla fine, dopo aver completato le ultime 4 maglie, lavoro a diritto l'ultima maglia di vivagno. Questo è il risultato dopo il 9° ferro. Il numero di maglie è aumentato nuovamente. Andiamo a svilupparle tutte. Volto il lavoro e comincio il 10° ferro del punto. Trasferisco la prima maglia di vivagno, poi lavoro ogni 6 maglie sul ferro come segue. Le prime 2 maglie unite a coppietta le lavoro entrambe a rovescio. Poi 2 maglie a diritto. E per finire lavoro l'ultima coppietta a rovescio. Adesso sono vere e proprie maglie. Passo alle successive 6 maglie e ripeto: 2 maglie a rovescio, 2 maglie a diritto e 2 maglie a rovescio, e così per tutto il ferro. Per facilitare, ricordate le maglie a coppietta sempre a rovescio e le altre a diritto. Alla fine del ferro, dopo aver completato le ultime 6 maglie, lavoro a diritto l'ultima maglia di vivagno. Finito questo ferro, è arrivato il momento di ripristinare il numero di maglie, diminuendo. Volto il lavoro e comincio l'11° ferro del punto. Dopo aver trasferito la maglia di vivagno, lavoro ogni 6 maglie come segue. Comincio con una maglia a rovescio,
2 maglie insieme a diritto verso sinistra con accavallamento, poi 2 maglie insieme a diritto verso destra per piegarle verso destra e per finire lavoro una maglia a rovescio. Le 6 maglie sono diventate nuovamente 4. Passo alle successive 6 maglie e ripeto: una maglia a rovescio, 2 maglie insieme a diritto verso sinistra, due maglie insieme a diritto verso destra e una maglia a rovescio, e così per tutto il ferro. Alla fine, dopo aver completato le ultime 6 maglie, lavoro a diritto l'ultima maglia di vivagno. Obiettivo raggiunto, il numero di maglie si è ripristinato a quello di partenza, passo sul lato rovescio e lavoro il 12° e ultimo ferro del punto. Trasferisco la prima maglia di vivagno, dopodiché lavoro ogni 4 maglie sul ferro in questo modo. La prima maglia che si presenta a diritto la lavoro a diritto. Le successive 2 rovesce le lavoro a rovescio. E l'ultima diritta la lavoro a diritto. Passo alle successive 4 maglie e ripeto: una a diritto, 2 a rovescio e una a diritto, e così per tutto il ferro. Dopo le ultime 4 maglie lavoro a diritto l'ultima maglia di vivagno. Finito l'ultimo ferro della trama, ecco il risultato. Il primo blocchettino è fatto. Questi sono i 12 ferri che compongono la trama. Per continuare bisogna ricominciare dal primo ferro del punto, ripetendo questi 12 ferri per l'altezza desiderata. Con questo è tutto, spero tanto che il mio tutorial vi sia stato utile, grazie per la vostra attenzione e alla prossima!